Allora, io vorrei appunto raccontarvi una storia. Allora, siamo in estate, in una località, in un villaggio, una regione della Cina. In questa regione della Cina un uomo e un bambino, con in mano delle gabbiette di legno, si muovono cauti nella campagna. Allora, noi vediamo che loro salgono, scendono dagli alberi con delle cassettine, afferrano qualcosa dai rami degli alberi, le inseriscono nelle cassettine, le chiudono, risalgono su un altro albero e rifanno la stessa procedura. Un gruppo di turisti italiani, non per caso, un gruppo di turisti italiani sono lì incuriositi. La guida turistica dice: ma non si tratta di un insegnante e di un suo allievo che stanno preparando, portando delle cicale in scuola per far conoscere ai bambini la cicala. Tra i turisti c'è un insegnante e naturalmente l'insegnante sapeva già, quando ha sentito il discorso della scuola, sapeva già che cosa avrebbero fatto, cosa può fare un insegnante portandosi dietro una cicala in scuola. Può al massimo studiarla dal punto di vista della scienza, può anche dissezionarla, può anche lavorare spiegando e direi non solo spiegando ma comprendendo insomma la forma della cicala. No, dice la guida turistica, che è cinese, la portano a scuola per far sentire ai bambini il canto delle cicale. Come vedete è un altro punto di vista. Noi possiamo, gli insegnanti di solito portano a scuola degli oggetti, li sezionano a livello astratto, a livello pratico, ma difficilmente nell'Occidente portano un elemento e fanno sentire il canto delle cicale. Questa è una differenza. Ma cosa vuol dire una differenza? È una differenza perché noi siamo storie di differenza. Però attenzione, non è solo noi, io o tu che siamo differenza. La differenza sta nella relazione che io stabilisco, non sta nella cicala, sta nella relazione che stabilisco con la cicala. Questa è la differenza. E quindi proviamo a capire cosa significa nella nostra vita essere differenza, ma non in quanto sé, ma in quanto relazione con. Allora, in quanto relazione con, quello che è importante, detto da un grandissimo antropologo, psicanalista, psichiatra, è che se noi nella nostra esistenza rompiamo questa struttura che connette la relazione, rompiamo la struttura delle nostre relazioni che abbiamo con le cose, con gli altri, noi corriamo il rischio di perdere il valore e la qualità dell'alterità, che siano cose, che siano relazioni. E se perdiamo valore, perdiamo il senso, non perdiamo la cosa. L'altro può essere un nemico. Significa che io ho una relazione con un nemico. L'altro non è un nemico, quindi è nella relazione che io sento che è un nemico. Questa è la differenza. Ed è importante intuirla. Allora siamo differenza, assolutamente. Attraverso che cosa io riesco a cogliere questo? Siamo differenza piuttosto nel sentire più che nel comprendere. Nel sentire più che nel comprendere cosa significa? Significa, e poi torno al sentire, che il comprendere l'altro assume una posizione di funzione quasi, lo spiego, lo analizzo, lo valuto, lo disseziono. Questo è il comprendere. Anche se c'è questo cum, prendere, in realtà se io lo comprendo, lo categorizzo. Il sentire invece è diverso, cioè il comprendere, finisco la struttura del comprendere, attenzione perché il comprendere era la ragione, la razionalità, quello che volete voi, non fa altro che strutturare e
questa struttura diventa a sua volta strutturante e quindi è un continuo, no? Corrersi dietro a strutturare le cose fino a renderle minimalistiche, fino a renderle quasi necessarie, funzionali a un disegno minimo della nostra intelligenza, della nostra conoscenza. Il sentire invece è qualcosa d'altro, perché nasce dentro, nasce nelle intersezioni che noi abbiamo dentro di noi e in queste intersezioni noi funzioniamo per relazione, cioè la relazione che ci riguarda è quella che ci permette di stare al mondo, perché noi siamo relazione, siamo differenza, siamo relazione e stiamo al mondo solo per la relazione. Adesso vorrei fare con voi, se siete d'accordo, un piccolo esercizio. Ci state? Allora, provate a sentire il vostro respiro. Ascoltate il vostro respiro. Fate rientrare lo sguardo. Guardatevi dentro. Sentitelo. Sentite il flusso del respiro dentro di voi. Sentitelo lungo il corpo, le mani, i piedi. Sentite che va oltre. Sentitelo bene dentro. Sentite l'onda, la forma, il rumore, il suono, i chiari scuri, le forme. Cercate di andare di là, oltre il respiro. Quello che sentiamo sono forme, flussi, circolarità. Non sentiamo finito, determinato, lineare. Il respiro interno non ci porta alla struttura, ma ci porta alla circolarità di senso. La circolarità di senso non è ancora comprensibile, è ancora un sentire, però ci porta e ci fa emergere altro, ci fa emergere altre alterità. Questa circolarità ci porta anche a qualcosa che è ancora più profondo dentro di noi, che non trattiamo quasi mai, che è la risonanza. La risonanza è quello che ci suona dentro quando noi facciamo qualcosa o quando noi pensiamo, quando noi sogniamo, quando noi immaginiamo. È qualcosa dentro che non è espresso in qualcosa di particolare. Ricordatevi che la prima risonanza nostra è il suono, perché nel ventre della madre la prima cosa che noi cogliamo è il suono dei passi della madre, del ritmo della madre, il suono dell'acqua dentro, del liquido amniotico. Questo sentiamo e questo risuona e questa risonanza quando il bambino nasce rimane dentro, non resta fuori, perché fuori usa altri canali. Allora noi quando siamo in relazione nei confronti di una cosa e nei confronti dell'altro, noi dobbiamo sentire la risonanza, perché è nella risonanza che capiamo perché abbiamo quella relazione. Che tipo di relazione abbiamo con l'alterità? Qualsiasi alterità. Quella relazione ci porta a capire se siamo in grado di fare intersezioni, se siamo in grado di fare contaminazioni, se siamo in grado di costruire qualcosa con l'alterità, o se invece siamo fermi nella nostra percezione razionale, nella nostra struttura, nella nostra dirittura, nella nostra linearità di io, di identità. Io sono io. No, io sono relazione. E per fare questa operazione bisogna fare tutto un lavoro che è di capire il senso di questi flussi, di queste forme che poi riconosco negli atti concreti reali quando incontro un uomo, io sono una donna, e sento la differenza, quando incontro un migrante, io sono un nativo, quando incontro un giovane, perché io non sono un giovane, sono un anziano, quando incontro l'io e il tu. Ecco, io sento in questa relazione un senso che mi dice che comportamento posso avere, che comportamento ho avuto e che comportamento potrò avere nel futuro. Io devo spartire questo senso di me con la differenza, perché Bateson diceva che per entrare in relazione noi dobbiamo perdere un po' di sé.
non entri in relazione con niente, neanche col camminare, neanche con il video, con internet, se tu non perdi un po' di te. E detto questo, è chiaro che noi possiamo capire questo soltanto se apriamo le menti alla complessità. La complessità non è il complicato, non è il finito, non è nemmeno il plurale, non è nemmeno il multilaterale. La complessità è un movimento continuo, come quelle forme che avevamo dentro di noi, che ci dice effettivamente come ci possiamo muovere, che tipo di possibilità abbiamo. E poi vedrete che tipo di possibilità abbiamo. Tenete presente che l'accesso alla complessità non ci è stato dato, eppure la complessità è sempre esistita, ma non ci è stato dato. Non ci è stato dato da una forma di cultura che ci ha impedito questa libertà di relazione, perché quelle forme di cultura ci hanno portato ad accettare il dominio di qualcuno sui molti, ci hanno detto che la mente è diversa dal corpo e che è gerarchicamente superiore al corpo. Ci hanno detto che possiamo avere dei nemici. Oggi ci dicono che i migranti sono i nostri nemici, che le donne sono le nemiche degli uomini e gli uomini sono i nemici delle donne. Ci dicono tutte queste cose, che i vecchi sfruttano i giovani. Cioè, ci dicono questo oggi. È sempre quella cultura deterministica, quella che ci struttura nel pensiero, non quella che apre a tutti e ci permette anche una scelta e ci permette anche di costruire le scelte, perché io non faccio scelta se non la costruisco, perché la scelta la faccio nella relazione. Non faccio una scelta così, io sono qui e scelgo lui o scelgo lei. No, devo stabilire la relazione per fare la scelta. Anche questo linguaggio, decidete, scegliete, organizzate, fate, sì, nella relazione, quando conosco, quando sto, quando mi situo, quando mi apro, come quel turista, quell'insegnante che ha capito che a scuola non si può fare soltanto la dissezione della cicala. Poi se analizziamo questa cosa dal punto di vista anche della sostenibilità, insomma, portare una cicala a scuola, nella gabbietta, che poi grida disperata perché nella gabbietta non è, sapete, non è questione di bontà, è questione semplicemente di punti di vista. E a me piacerebbe quell'insegnante lì. E io vorrei essere quell'insegnante lì e spero di diventarlo. Forse alla mia età è un po' difficile, ma insomma, io credo di esserlo. Io credo di esserlo. E penso che anche voi, qualcuno di voi riesce, secondo me sa di esserlo, oppure si può situare su questa relazione, questa essenza di relazione, fino a diventare che cosa? Questa cultura che ci ha usato, ci ha abituato a strutturarci, a categorizzarci in un altro modo, fino ad arrivare all'odio, al conflitto. L'odio è peggio del conflitto. Io ti odio. Non so niente di te, ma ti odio. Ho solo sentito parlare che ci sei. Sei arrivato via mare, sei una donna che ha, ti odio. I figli, gli anziani, tutti, i professionisti. Questa è la cultura dell'odio è la cultura della strutturazione, del limite, della limitatezza e del radicalismo. Però tenete presente che allora dobbiamo fare una cosa. Dobbiamo rieducarci attraverso la relazione, dobbiamo rieducarci alla relazione, alle differenze e dobbiamo trovare un'altra grammatica di vita, un'altra grammatica esperienziale, un'altra grammatica di conoscenza, un'altra grammatica concettuale. Perché è importante questo? Ve lo spiego perché è importante. Gli insegnanti sanno, ma anche i genitori sanno questo, ma tutte le persone secondo me sanno questo, non occorre neanche che lo dica. Rieducare significa aprire le menti. Ma non aprire le menti nel senso dell'Ottocento, attraverso il sogno, l'immaginazione ristretta, quei campi limitati a quella zona local dove noi siamo cresciuti, no? Che sia stata l'agricoltura, che sia stata l'industria, sono sempre zone local. Nella complessità, la rieducazione e l'immaginario che ci sta dietro, che l'immaginario è sempre esistito, sempre.
anche qui ci è stato impedito, no? O ci è stato limitato, ci è stato costretto, ci è stato direzionato. Questo immaginario oggi ha più possibilità, perché nella complessità ci sono più possibilità, più incertezze, più confusione. Ma se io sto nella relazione e la capisco e conosco e vedo le resilienze, le opportunità che ci sono dentro, fuori, dentro di me, fuori di me, nell'altro, nelle cose, nelle organizzazioni, nelle istituzioni, io allora devo pensare che questa immaginazione non deve essere un sogno, un'aspettativa, una probabilità, che ce l'hanno pochi oggi, ma una possibilità di vite diverse, una possibilità di vite diverse. I giovani lo sanno che se non trovano qualcosa qui vanno da un'altra parte, se non ce la fanno con quel lavoro possono reinventarsi in un altro lavoro. Noi dobbiamo puntare alla possibilità di vite diverse e questa possibilità ci viene data dall'immaginazione, perché oggi l'immaginazione è concreta, è una pratica sociale. È una pratica che ci coinvolge in gruppo. Attraverso la differenza io posso pensare altro. Non posso pensare un'immaginazione aperta dentro di me, dentro il mio unico luogo ristretto. La posso pensare solo se esco, se incontro, se stabilisco relazioni e se queste relazioni stabiliscono la differenza e non l'identificazione con l'altro. Usciamo dalle identificazioni. Usciamo dalle identificazioni. Lo dobbiamo. A chi lo dobbiamo? Lo dobbiamo alla nostra natura di umani. Natura-cultura. No, non è natura e nemmeno cultura. Natura-cultura di umani, anche di non umani. Attenzione, dobbiamo pensare anche ai non umani, comprese le cose. Lo dobbiamo ai nostri figli, ai giovani. Lo dobbiamo ai giovani, lo dobbiamo a noi, lo dobbiamo alla nostra e altrui diversità, a tutte le diversità, perché i giovani, noi, le diversità costruiranno il futuro. Grazie.